Good evening. Buonasera. So today we will talk about taking refuge, especially taking refuge in the Buddha. Il tema di oggi è il rifugio, in particolare esploreremo cosa vuol dire prendere rifugio nel Buddha. First of all, before starting our topic, let us first take some time to generate good motivation. Prima di entrare nell'argomento stesso, cerchiamo di generare una motivazione positiva. So this is like, may my engagement in this like talking and listening contribute for the welfare of all other sentient beings. Possiamo pensare, possa questa azione dell'ascolto o dell'insegnamento aiutare a tutti gli esseri senzienti di trovare la felicità. To that end, may I attain Buddhahood for the benefit of all beings. So, to achieve that, I will engage in this talking and listening. Possa io ottenere lo stato di un Buddha per poter beneficiare tutti gli esseri senzienti e per questo, per ottenere questa meta, ascolterò gli insegnamenti. Okay, now we will start in this way. When we fall ill, we go to hospital to see doctor and seek his advice. And we do very carefully to follow his advice to the best of our ability. Poi possiamo cominciare così. Allora immaginiamo che siamo ammalati. Se siamo ammalati cerchiamo, andiamo a trovare un medico e una volta che il medico ci ha dato un consiglio cerchiamo di seguire questo consiglio precisamente. If we fail to follow his advice out of like forgetfulness, then we feel great regret. Se poi dimentichiamo, per esempio, di seguire questo consiglio, poi ci viene tanto rimorso. This is about the treatment just for the illness of our physical body. Allora andiamo dal medico per un trattamento del corpo fisico. But what about the treatment of our mental illness? For example, like anger, attachment, and ignorance, which have been tormenting us and overpowering us for a long, long time. Però abbiamo anche bisogno di un trattamento, una medicina per quello che riguarda il nostro stato mentale che è spesso disturbato. Allora la nostra ignoranza, l'attaccamento e la rabbia, per esempio. Mm-hmm. And to whom we can ask for help. Chi possiamo chiedere di aiutarci a trattare questa malattia mentale? So here it is very important to now see, although when we face the difficulty of our physical like body, that too occur occasionally, sometimes. But what about the mental difficulties like illness, which we have been experienced for a long, long time? La malattia fisica ci capita ogni tanto ci ammaliamo, però questi disturbi della nostra mente ci seguono, ci hanno accompagnato da tanto tempo e non smettono mai. And so, like the question we asked before, to whom we can ask for help. So here, let us take an example. If two persons are drowning in a very deep river, can one rely on other to escape, to free from that drowning?
Allora, ritorniamo alla domanda: chi può aiutarci per superare questi disturbi mentali? Poi c'è una domanda: se due persone stanno per annegare nello stesso lago, una persona può aiutare l'altra? I due che stanno annegando possono aiutarci? Do you think one person among those two, one can rely on another to escape from that drowning? Una di queste persone affidarsi all'altro per essere salvata dalle onde del mare, per esempio. It's clear that we cannot rely on, right? È So, molto chiaro che non si può affidare e non possono proteggersi. so it clearly shows that to be if you want to rely on other, the other person should be one who is not drowning, who is who has the capacity to take us out from these difficulties. So this shows the first quality of the object of refuge to be the idle object. Allora, questo esempio illustra chiaramente che abbiamo bisogno di qualcuno che è fuori dalla zona problematica in cui ci troviamo. Allora, la persona che annega ha bisogno di qualcuno che è fuori dall'acqua per tirarla fuori. E nella stessa maniera anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che è fuori da questi disturbi mentali per aiutarci a uscirne. So in that situation, we look for a person who is out of the river, on the bank, so that we can hope for them. Even in that situation, if there is a person out of the river, like on the bank, but what will happen if that person is his or her mental state is not proper? He's like a crazy. Allora, prima dicevo ancora che questa è la prima qualità di un rifugio, che dovrebbe avere un oggetto di rifugio che è un po' fuori. E allora, poi se qualcuno è alla riva di questo fiume in cui una persona sta annegando, però questa persona non ha una mente molto chiara, c'è un altro problema, anche questa persona non può essere tanto di aiuto. So here, the other person, even though he or she is out of the river, but he or she is not in the position to help the person who is drowning because he has not a skillful means due to his insane state of mind. Allora, anche se questa persona è fuori dal fiume e non è nell'acqua, non è capace di salvare la persona che sta annegando perché non ha i mezzi abili o per dire non ha la mente abbastanza chiara, non ha l'abilità di capire cosa bisogna fare per tirare questa persona fuori. So this show clearly the importance of the second point, that is to be able to liberate other person with skillful means. So this is the second point. And the third point is, what if the drowning person rely on someone on the bank who is his enemy? Is the person like a proper person to rely on? Allora, con questo esempio di prima abbiamo illustrato qual è la seconda qualità che un oggetto di rifugio dovrebbe avere i mezzi abili per aiutare. Poi, terzo esempio, se c'è qualcuno al bordo del fiume che è però il nemico di quella persona che sta annegando, come sarebbe la situazione? So there's no hope that the person can help the drowning person because he lacks compassion.
Allora non c'è modo che questa persona può aiutare la persona che sta annegando perché non ha la compassione necessaria. And the last point, even if the person is not your enemy, but what will happen if the person who's on the bank is the person, let us say, like in the earlier moment when he met with a similar situation, you didn't help. So if the person is that similar one, can you rely on him to get escape from that drowning? Poi un quarto esempio sarebbe che la persona che è sulla riva del fiume è una persona che quella che sta negando in una situazione simile non ha aiutato, allora ha rifiutato l'aiuto o ha rifiutato di aiutare. Allora, com'è quella situazione? There's a great danger that he will take revenge and he will just leave you there and go away. So here it shows the 4 point that should be like that should possess in a person who is considered as the ideal object of refuge. Allora, la persona che non è stata aiutata prima, forse adesso te la ripaga e non salva questa persona che sta negando. Allora, con questi 4 esempi abbiamo illustrato le qualità che un oggetto di rifugio dovrebbe avere. So we say those 4 qualities are, the first one is one should be liberated if one wish to help others to liberate from suffering. This is the first qualities. The second one is one should be skillful in liberating others who are suffering. Second one. And the third one is one should have the compassion for all. And the last one is even if one have a compassion, but what will happen if someone has already, like if someone has in the past did some negative thing towards you? So in that case, it is difficult. It poses like a hinder to help them. So it shows that. The last point is to help all other sentient beings, irrespective of whether they return favor or not. Allora, questi 4 aspetti sono, allora, qualcuno che vuole aiutare gli altri esseri senzienti a liberarsi dalle loro sofferenze dovrebbe essere liberato lui stesso o lei stessa, prima qualità. Poi dovrebbe avere i mezzi abili da applicare per sapere come salvare gli altri esseri dalla loro sofferenza. Terza qualità, dovrebbe avere la compassione per veramente percepire la sofferenza e voler aiutare. E la quarta qualità è che dovrebbe essere completamente senza nessun pregiudizio verso gli altri, perché dovrebbe anche nel momento che prima c'era una specie di relazione negativa o l'altro non l'aveva aiutato, deve comunque aiutare perché è completamente privo di pregiudizi verso tutti gli esseri. So those are the 4 important points we should look for whenever we go to, or whenever we take refuge in whatever objects. Allora, queste sono le 4 qualità che dovremo cercare se vogliamo prendere rifugio in qualche oggetto. So it says that among the object of refuge, there are many objects that we can choose them as the object of refuge. For example, say when it is raining so much, we can take refuge in a shelter to escape from that getting wet. Or say if, for example, if an infant
see very frightening sight. The infant seek refuge in their mother or their parents to escape from that frightening sight. Allora, in generale ci sono tante situazioni nella vita in cui abbiamo bisogno di un rifugio, cerchiamo rifugio, per esempio quando piove cerchiamo la protezione sotto un tetto, o se un bambino è impaurito da qualcosa si rivolge alla mamma e prende rifugio nella mamma. Allora, questo è il rifugio normale, quotidiano. But we as grown-up person, we have been suffering a lot from our mental difficulties, such as we specify. Those are like our attachment or anger or ignorance. To get relief, to get free from those negative effects, we can rely on the three jewels. So among those three jewels, today we will discuss particularly on the Buddha. Allora, noi siamo adulti e diciamo forse l'aiuto che abbiamo bisogno è l'aiuto per superare le cause della sofferenza che abbiamo dentro di noi, che sono l'ignoranza, l'attaccamento e la rabbia. Allora, chi ci aiuta a superare queste cause della nostra sofferenza sono i tre gioielli, Buddha, Dhamma, Sangha, e oggi parleremo in particolare delle qualità del Buddha. And Buddha possesses all the 4 points that we talked before. So Buddha is the perfect, the object of refuge. Buddha possiede tutte le 4 qualità di cui parlavamo e per quello viene considerato l'oggetto di rifugio perfetto. It is clear that Buddha has liberated himself from the cyclic existence, from all the suffering of cyclic existence. And not only that, he also knows the skillful means how to liberate all sentient beings from suffering. And also he has a great compassion. And the last one is he do not look for, he do not do biased thing. He serves all sentient beings equally. Allora, Buddha ha tutte le qualità di cui parlavamo prima. Buddha si è liberato da tutte le sofferenze e dalle cause della sofferenza, conosce perfettamente tutti i mezzi, tutti i metodi per liberare gli altri o per guidare gli altri, ha una grande compassione verso tutti. È privo di qualunque pregiudizio verso gli altri. If we think about how he spent his life, we can extract a lot of inspiration, a lot of respect for him. For example, while he was very young, at about 29 years, he sacrificed all his the very comfortable life in palace, and he seek to achieve he seek to know the truth of cyclic existence, the causes of all suffering, and how to liberate. Allora, il Buddha, possiamo un po' vedere la storia della sua vita. Quando era ancora molto giovane, a 29 anni, si era posto tante domande e ha rinunciato a una vita di lusso in un palazzo per poi trovare la verità e trovare la risposta alle sue domande profonde. If we think on our own life, can we sacrifice the comfort of our living in a very good place? Can we go out? Can we sacrifice all this comfort and go out to live in a forest? Possiamo chiederci se noi saremo capaci di fare
come ha fatto lui, siamo capaci noi di lasciare le nostre case molto confortevoli per vivere nel bosco e fare degli esercizi e delle pratiche. When he first left his palace and wandered in the forest, he spent at least 6 years in a very difficult ascetic practice. Quando ha lasciato il palazzo ha cominciato di passare la sua vita nel bosco. Per i primi 6 anni ha svolto delle pratiche molto dure, molto ascetiche. During that 6-year very hardship ascetic practice, he take only a very small portion of food. So during those times, his body became like very thin, all bone and skin. So then he realized that this kind of practice will not give him the food that he is seeking for. So he knows that indulging in the two extremes. One is indulging in the luxury of comfort, and another one is very hardship living. Those two are the extreme that we should not engage, we should not fall in. The best way is to seek the middle way. So from that very his conduct of life, he showed to his follower that we should seek the middle way in our conduct, not only in the view. Allora ha praticato per 6 anni queste austerità, pratiche molto dure, però dopo 6 anni ha visto che non portava il risultato che desiderava. E in questo momento ha realizzato che per ottenere un risultato, per ottenere la liberazione dalla sofferenza, bisognava andare per la via di mezzo. Allora, ha realizzato che la vita con tanti piaceri, la vita di lusso nel palazzo non aiutava a sviluppare le realizzazioni interiori, però nemmeno queste austerità severe. Allora, ha insegnato la via di mezza, non solo come visione filosofica, però anche nello stile della sua vita. So this is very important. Whatever activity we participate in, Lord Buddha shows us that we should maintain the middle way approach. It is very efficient, very effective also. Allora, è molto importante che Buddha ha sempre insegnato la via di mezzo, ha detto che in tutte le attività che facciamo dovremo trovare questa via di mezzo. Now, if we talk about the validity, the idealness of the Buddha himself to be the perfect object of refuge, Dharmakriti, the great Indian master, he established the Buddha as a very ideal teacher. E allora adesso parleremo delle qualità che sono responsabili per il Buddha, che possiamo chiamare il Buddha l'oggetto di rifugio ideale. E c'è il grande maestro Chandrakirti che ha spiegato questo punto nelle sue scritture. So the composer name is Dharmakirti. Dharmakirti. Yes. So in his text is called Pramana. In his text, in the second chapter of his text, in the very first verses, he mentioned that Buddha is the valid source of information. So this is the object to be established. And the reason he gave is there's a 4 part. The first one is
slowly. Okay. I cannot remember four. Allora, l'autore si chiama Dharmakirti, in un testo che si chiama testo Pramana, nel testo Pramana descrive quattro attributi del Buddha. Yes. So he gives the reason like the fours are like the two that is of the causes and the two that is of the resultant. Di questi attributi o qualità, due sono cause e due sono risultati. So in the causal category, he mentioned the first one is compassion, the great compassion that the Buddha, when he was in the like ordinary stage, in the very initial stage of his practice, he generated great compassion. This is the one point. And another one is he, like out of compassion, he meditate, he study, contemplate and meditate on the selflessness. That is very important point. Allora, come due attributi che sono le cause del suo stato, si diceva che il Buddha aveva una grande compassione verso tutti gli esseri e come secondo attributo aveva realizzato il non sé, la visione del non sé. So when Dharmakirti point out the first thing, that is compassion, he also wanted to include like the bodhicitta and all the wonderful aspect of like loving or compassion or bodhicitta or like forgiveness. He want to include all these in the same classes as the compassion. Allora, Dharmakirti, quando parlava del primo aspetto, quello della compassione, includeva anche tutte le altre qualità che hanno da fare col buon cuore, tipo l'amore verso tutti gli altri, la generosità, la benevolenza, la gentilezza, eccetera. And the second point about studying, contemplating, meditating on the selflessness, he also want to include not only the selflessness. This is the perfection of wisdom. We also want to include all other five perfection. That is the perfection of generosity, perfections of ethics, every kind of perfection. Quando parlava della realizzazione del non sé, non volevo solo parlare di questa paramita, di questa perfezione della saggezza, però includeva anche le altre paramita che sono l'etica, l'entusiasmo, eccetera. So, because of engaging in these two wonderful practice, the practice of compassion and the practice of generating this wonderful view of selflessness, the Buddha, he could able to generate a wonderful resulting point. That is the result. There's 2 points in the resultant that are like the first one is perfecting the causes of oneself and other, and another one is protecting others. Allora, queste sono le due cause, no? La compassione e la perfezione della visione del non sé, che hanno poi contribuito a creare il risultato del Buddha, di quell'azione del Buddha. The two last first one is perfecting one's and the other causes, and causes another one. And the second one is to protect them.
Okay. Allora ha realizzato praticamente il beneficio per se stesso e per gli altri ed è capace di proteggere gli altri dalla sofferenza. So here, perfecting one's cause or one interest and the interest of other means um, attaining the complete realization for oneself and attaining and abandoning all like negative, like destructive emotion. So these are like the completing the causes of the interest of oneself and the others, and protecting others through showing the teachings of the Four Noble Truths, which is the very first sermon of Buddha. Allora, quando diciamo che lui ha compiuto l'interesse per se stesso e per gli altri, questo vuol dire che per se stesso si è liberato dalla sofferenza e per gli altri ha sviluppato tutte le qualità positive per aiutare gli altri. E poi in questo modo è in grado di proteggere gli altri. E come protegge un Buddha? Insegnando, dando per esempio gli insegnamenti sui quattro nobili verità. So in sequential order, in ordinary sequential order, we can see out of practicing these two important causes, we attain the two resulting the fruit. If we think in the reverse order, we can like he, the Lord Buddha, protect others by showing the path, not by showing magics. He only protects others by showing the real path, how to get liberation. So this is the teaching of the Four Noble Truths. So here it is very important to know that in order to see whether the person is valid, perfect or not, we should check whether what he said is perfect or not. So this way we can see whether a person is proper or not. Allora, abbiamo visto che ci sono queste due cause, principali cause di compassione e della visione giusta, che portano a questo risultato, a questi due risultati che sono il perfezionamento dell'interesse di se stesso e dell'interesse degli altri. E possiamo però anche iniziare dall'altro lato e dire parlare del fatto che c'è il risultato che il Buddha protegge gli esseri viventi. E come protegge? Protegge dando insegnamenti. E non è che il Buddha fa vedere dei poteri miracolosi e dice a tutti venite a seguirmi. No, dice spiega come vivere, spiega gli insegnamenti. So for the convenience, we can remember the 4 points, like if first two for the causal one, compassion and realizing emptiness or selflessness, and the two of the resulting is complete realization and protecting other through show the teaching of the Four Noble Truths. So if we go in a reverse order, we can clearly see by seeing his teaching of Four Noble Truths, we can see he has like complete realization on the law of like cause and effect and how to get liberation. Allora, cerchiamo di capire in tutte e due le direzioni come funziona. Allora, lo facciamo breve, le due cause sono la compassione e la giusta visione del non sé, e i due risultati sono la perfetta realizzazione e la capacità di proteggere. E se andiamo dall'altro lato, iniziamo dall'altro lato, si dice allora il Buddha protegge
attraverso il suo insegnamento, perché può insegnare, perché ha tutte le realizzazioni per se stesso e per gli altri. But I don't understand what is don't say, non say. I don't understand. I confusion in my mind. Allora la domanda era cos'è questo non sé? What is the selflessness? Okay, yes. So, yes, it is very important because due to our ignorance on that point, it leads us to great difficulties, great suffering. So we see and we view person as independent, absolute, and like inherent existence. But in reality, person is not independent. Person is not exist absolutely. It doesn't exist inherently. Allora, è una domanda molto importante, anche molto importante di realizzare cosa vuol dire non sé. Allora, il concetto del non sé è molto centrale nel buddismo, perché si dice nostra falsa visione di noi stesso, del sé, delle persone, è alla radice di tutte le afflizioni mentali che creano la sofferenza. Allora, prima dobbiamo un po' capire come ci appare il nostro io o anche le altre persone ci appaiono come esistenti proprio sostanzialmente, materialmente, concretamente dal loro lato, indipendente, ci sembrano di esistere in un modo molto concreto, però infatti non esistono in questa maniera. So there's a big gap between the real existence of self and the way it appears to us. The way it appears to us is like, to us, self appears as very concrete, very like absolute. So it serves as the basis of all our negative emotions. Say, when someone criticizes us, on that basis, the basis of assuming that self is concrete, absolute there, we feel great offended due to that. If we could see the non-existence of that absoluteness of self, then when someone criticizes or do harm to us, there will not be the stable basis for us to generate like anger, generate like hatred toward this person. Allora, il nostro sé, il nostro io e anche l'io delle altre persone ci appare come una cosa molto concreta, molto solido, proprio esistente così come lo percepiamo, no? Però in realtà c'è una grande differenza tra il modo in cui ci appare questo io e il modo in cui esiste. Però questa concezione di un io molto concreto ci fa soffrire, perché per esempio se qualcuno ci critica è questo io molto concreto che lo trovo completamente insopportabile, che non può vedere le cose in modo rilassato, genera subito qualche reazione molto forte. Okay. To us, self appears like it self appears as the conqueror of our body and of our mind, and it appears to us like very solid and concrete. If we check like in detail, where does that self exist? We cannot pinpoint. We cannot find any basis to pinpoint that this is self.
Allora, a noi il nostro io appare come qualcosa di concreto, solido e molto definito, però infatti non esiste così perché da nessuna parte possiamo proprio mettere il dito sul nostro io, non possiamo indicare con la mano dove è o non possiamo trovare il luogo dove si trova questo io. So I will ask you some questions to find out where our real self lies. So can we say our physical body as self? Allora vi chiederò, vi faccio qualche domanda per vedere dove è il nostro io. Possiamo dire che il nostro corpo fisico è l'io? So we cannot say physically No. self or I. Allora non possiamo dire che il corpo è l'io o il sé. It is because it is ours. It is not me. It is not I. It is our belongings. Similarly, is our consciousness me or self? Allora, abbiamo il concetto che il corpo è mio, allora c'è un io fuori dal corpo che è il possessore del corpo. E nella stessa maniera diciamo la mia mente, il mio pensiero, anche lì potete dire l'io è nella mente o è la mente. Can we say our consciousness as me or ourself? La nostra coscienza è il nostro io, il nostro sé. Sì, direi. Yes. But it is our consciousness. It is Però, not our, it is not we, it is not I. It is my consciousness, my belonging. però già nel modo di esprimerci, diciamo, mia coscienza, mio pensiero, mia mente. Allora sembra che c'è un io che non è mente, che è il possessore della mente, come parliamo, no? Yes. Now the science and technology has not developed that, at this position to transplant our brain. But in future, if it reach at the state like the ability to transplant our brain, we will definitely wish to transplant if we have some defect, a very severe defect in our brain. We really wish to transplant, exchange our brain with the very healthy brain of others. And similarly, if someone gives you a choice, like, do you want to exchange the ordinary mind with the mind of Buddha, who has attained every wonderful qualities and abandoned all the negative emotions? Then we tend to wish to exchange our mind with the mind of Buddha. Potremmo immaginare che la scienza è ancora un po' più sviluppata di come è adesso, forse arriva un giorno in cui possono trapiantare il cervello. Allora, se abbiamo qualche problema col cervello, qualche malattia, saremo contenti di scambiare il nostro cervello, prenderci un altro cervello. Allora vuol dire che c'è un io che accetta che c'è un altro cervello, allora l'io non è il cervello. E nella stessa maniera, se potessimo scegliere di cambiare la nostra mente ordinaria, afflitta, piena di sofferenza, con la mente di un Buddha, noi potremmo dire sì, vorrei adesso la mente, io voglio la mente del Buddha, allora c'è l'io ancora fuori. Or say, if you want to exchange your intelligence with that of Albert Einstein, who is very famous. Oh, se potessimo scambiare la nostra intelligenza con quella di Albert Einstein, che è estremamente famoso. Tutte le esperienze che io ho acquisito nella mia vita non fanno parte di questo io.
So what about the experiences that I've made in my life? They don't belong to that I. Allora, le esperienze fatte nella mia vita, queste non appartengono a questo io, dicevi? Yes, they indeed belong to the I. When we, go for exchange our mind with the mind of like Buddha or Albert Einstein, then we are also willing to exchange our experience also at the same time. Allora, sembra che queste nostre esperienze appartengono anche all'io, però l'io quando decide di cambiare il cervello, la mente, la propria mente con quella di Albert Einstein, è anche capace di rinunciare alle proprie esperienze. Caspita. Caspita, come tradurre? Wow. Wow, yeah. So it clearly shows that both our physical body and our consciousness are not I or self. Both are our belongings, our possession. To our innate mind, our self appears as the owner of these two things, these two possessions. And it appears to our innate mind as existing very concretely, independently, and governing these two possessions. Allora, questi esempi fanno proprio vedere che abbiamo questo senso che c'è un io che è possessore di corpo e mente. Allora non può essere né il corpo né la mente, però è qualcos'altro che possiede questi due. Yes. So what it implies is that self does not exist the way it appears to us. Però dove sarebbe questa cosa che ci appare così chiaramente? E allora la conclusione è l'io come appare a noi non esiste in questa maniera, perché dove dovrebbe essere questo possessore di corpo e mente? Ma io allora non ho capito. Ma l'io è per ogni persona o è collettiva? Ripeto la domanda prima per chi ci sente. L'io è collettivo o per ogni persona? So are we talking about a collective I or the I of each individual person? Each individual person. Per ogni persona singola, ognuno ha il suo io. If we can clearly see the nature of each individual person, then we can we can apply the same reason to the collective. E se abbiamo capito la natura di ogni singola persona, potremmo anche arrivare alla collettività e dire tutti esistono in questa maniera o in un'altra. So what does it implies is that although self does not exist as it appears to our innate mind, but it doesn't mean that it is inexistent in conventional way. It indeed exists in conventional way. So if you might be wondering how it exists, how self exists in conventional way. It exists mere imputedly. Imputed on what? Imputed on the collection of our physical body and our consciousness. Basing on this collection, self is merely imputed on it. Allora possiamo concludere che l'io come ci appare non può esistere in questa maniera, come appare. Allora ci appare come possessore di corpo e mente, così non esiste. Però comunque non possiamo nemmeno dire che non c'è un io. C'è un io in modo convenzionale, in modo relativo. Come esiste questo io relativo? Esiste come qualcosa che è meramente denominato sulla base di corpo e mente. So
it is very important to know that the very existence of self is merely imputed, which is very hard for us to see it properly. And if we do not succeed in seeing this imputed nature, then our assumption of self as a substantially existed serve as the basis of most of the suffering, most of destructive emotion. Allora, il sé in realtà esiste solo come una cosa imputata o denominata su una base. Se invece questo non vediamo, ci crediamo a questa impressione o apparenza di un io molto solido, molto concreto, questo diventa causa di tante sofferenze. Now we come back to our main point, that is the way to establish the Buddha as the ideal object of refuge. So most Indian master, the great Indian master, like the Dharmakruti, Nagarjuna, the wonderful master, they realized the validness of Lord Buddha through his teaching, through the teaching, specifically the Four Noble Truths. So here it is important. There is a very famous saying like the four reliance. Do not rely on person as good or bad. Rely on what he says. Then we can judge whether he is good or bad. Allora, ritorniamo all'argomento del Buddha, alle spiegazioni, perché il Buddha è l'ideale oggetto di rifugio. Ci sono tanti maestri famosi indiani che ne hanno parlato, in particolare Dharmakirti e il grande maestro Nagarjuna. Loro parlavano di quattro modi di affidarsi, quattro cose a cui possiamo affidarci. Il primo è che affidarci alla... say again the first one. Rely yes. on the... Don't rely on person, rely on the word he says. Ok, non affidarsi alla persona, però a quello che ha detto, perché i grandi maestri, ve l'ho dimenticato prima, sono proprio, hanno detto il Buddha è così un ideale oggetto di rifugio, soprattutto per il suo insegnamento. So this is the first of the four reliance. The latter three is not related to our topic, so we will not talk about that. But in our real practice, what we do is the complete opposite of it. When some famous people come, we go by their fame, not by the word he says. So in real, what Buddha advise us is to know the validity of the person. We should check the word he says. So those Indian great masters, they check the teachings of Buddha, especially the teaching of Four Noble Truths, and basing on that teaching, they judge the Buddha as a valid teacher. Allora ci sono questi quattro modi di affidarsi o quattro cose che possono ispirare la nostra fiducia, però adesso parliamo solo del primo aspetto, che è quello di affidarsi alle parole o non alla persona. E questo è qualcosa di eccezionale, perché di solito se arriva qualcuno di famoso, noi andiamo lì e siamo tutti ammiriamo forse questa persona e la seguiamo senza proprio riflettere tanto. Invece questi grandi maestri hanno detto che il Buddha è un valido oggetto di rifugio a causa del suo insegnamento valido. So we can see the
value of his teaching, the Four Noble Truths, by knowing in what circumstances he gave that teaching. So during that time, most of the Indian tradition, they believe in creator. They believe that all the suffering and happiness was created by Brahma. So they believe that as their God, and they do not give importance on the law of causality. Like everything relies on our own hand. They do not give that importance. Allora, i grandi maestri indiani hanno detto il Buddha è valido perché soprattutto per l'insegnamento sulle quattro nobili verità. E allora, se guardiamo questo insegnamento delle quattro nobili verità e vediamo in che contesto storico il Buddha insegnava, possiamo vedere che la maggior parte delle persone credeva in un Dio creatore, in Brahma, e pensavano che tutta la sofferenza e la felicità derivava da questo Dio. Invece il Buddha ha chiaramente detto il nostro destino è nelle nostre mani, perché ha insegnato la legge del karma, la legge di causa e effetto. And the greatness of his teaching on the Four Noble Truths, we can see it is very obvious from the teaching itself. He teach the Four Noble Truths 3 times. On the very first time, he mentioned the nature of the Four Noble Truths. That is the truth of suffering, the cause of suffering, the cessation of suffering. And the last one is the path, how to abandon it and lead to liberation. This is the nature of the Four Noble Truths. And in the second point, he mentioned the function of the Four Noble Truths, or function or the effect of Four Noble Truths. That is, the truth of suffering is to be realized. And the truth of the cause of suffering is to be abandoned. And the cessation of that causes should be attained. And the last one, the path toward liberation is to be practiced. Quattro nobili verità sono il primo e più fondamentale insegnamento del Buddha. Allora ha spiegato la sofferenza, la causa della sofferenza, la cessazione della sofferenza e il sentiero. E poi ha anche aggiunto in un secondo quando parlava la seconda volta di queste verità, cosa bisognava fare. Allora la sofferenza deve essere eliminata, la causa della sofferenza, suffering has to be eliminated. To be realized. Ok, allora la verità della sofferenza deve essere realizzata, poi la causa della sofferenza deve essere abbandonata, la cessazione della sofferenza deve essere ottenuta e il sentiero deve essere praticato. And the last point, he taught the truth, although the truth of suffering is to be realized, but it is not to be realized independently. And the truth of the cause of suffering is to be abandoned, but not to be abandoned independently. And the third one, the truth of the cessation is to be attained, but not to be attained independently. And the last one, the truth of the path is to be practiced, but not to be practiced independently or inherently.
E poi c'è un'altra cosa da aggiungere. Allora, il Buddha ha insegnato che la sofferenza, la verità della sofferenza deve essere realizzata, però non in modo indipendente. Poi la causa della la verità della sofferenza deve essere abbandonata, però non in modo indipendente. La verità della cessazione della sofferenza deve essere ottenuta, però non in modo indipendente, e la verità del sentiero deve essere praticato, però non in modo indipendente. So through those teaching, it is a very brief, very concise, but it included all the important teachings of the Buddha, and it laid the foundation of all of his teaching. Allora, queste 4 nobili verità sono molto conciso, molto preciso, però sono il fondamento di tutti gli altri insegnamenti che ha dato il Buddha. So through such teaching, the great Indian master can infer that the one who teach that wonderful teaching has a complete realization. So it goes in reverse order, protecting by teaching the Four Noble Truths, and it proves the existence of complete realization in Buddha mind. And this serve as the reason that every kind of result should have the similar corresponding causes before. So that shows Buddha has practiced studying, contemplating, meditating on that selflessness and also on compassion for a long time. Allora, i grandi saggi dell'India hanno detto questo insegnamento è così preciso e così prezioso ed è valido, può essere anche praticato, eccetera. Allora, anche chi ha dato questo insegnamento deve essere una persona valida che è in grado di proteggere gli esseri senzienti in questa maniera, dando questi insegnamenti così che le persone possono avere delle realizzazioni. E poi come questo è il risultato, però deve avere una causa che corrisponde a questo risultato, si può concludere che anche il Buddha ha avuto queste realizzazioni lui stesso, la realizzazione della compassione del non sé. And through this reason to prove the Buddha as the ideal teacher, it is mentioned in the second chapter of the Pramana composed by Dharmakriti, when the great Jetsongapa, when he studied that second chapter and seeing the wonderful way of logic, how to prove the Buddha as an ideal teacher, he felt so moved by this wonderful way of proving. And there is a very emotional saying that Jetsongapa has shed a tear many times when he studied this second chapter. Allora, questo modo di spiegare perché il Buddha è un rifugio ideale, a causa del suo insegnamento, questo modo di spiegare che viene dal secondo capitolo del famoso testo Pramana di Dharmakirti,
ha ispirato l'Amazon K, che è un famoso insegnante tibetano, a creare tanta fede, tanta convinzione nel Buddha, e viene detto che è stato molto commosso leggendo questo capitolo e addirittura ha cominciato a piangere un pochino. So he got so emotional out of great respect for the wonderful logic by Dharmakruti and the wonderfulness of the Buddha, the quality of Buddha himself. So it clearly shows that Buddha is the valid or ideal object of refuge. The ideal object of refuge is always there before us. It is now totally up to us whether we go refuge to eat or not. Allora, l'Amazon K era commosso sia dal ragionamento di Dharmakirti sia dalle grandi qualità del Buddha. E allora possiamo vedere in questo modo, seguendo questi ragionamenti, che il Buddha è veramente un oggetto di rifugio ideale. E poi il Buddha è sempre presente, l'abbiamo sempre davanti a noi, e dipende veramente da noi se vogliamo rivolgersi a chiedere aiuto al Buddha oppure no. So if we do not take refuge in the three jewels sincerely, what things object us to do so is our lack of fear. Our lack of fear. Okay. Se non andiamo a prendere rifugio nel Buddha o nei tre gioielli, perché? Qual è la ragione per cui non prendiamo rifugio? La mancanza di paura. Mm-hmm. La paura o la mancanza? La mancanza di paura. Adesso spiegherà, anche io ho dovuto chiedere. So we can talk about it. Però ho un'idea. So how the lack of fear obstruct us to take refuge sincerely in Buddha is that because we do not see our mental illness, that is anger, attachment, ignorance. So those are called the three root causes of all negative emotion. We do not fear from them. We do not fear how they inflict suffering for us. Allora, adesso spieghiamo perché la mancanza di paura provoca che noi non prendiamo sinceramente rifugio nel Buddha. Perché noi non riconosciamo come le nostre afflizioni mentali, la nostra ignoranza, l'attaccamento e la rabbia creano tanta sofferenza per noi. Allora non abbiamo abbastanza paura di questa malattia che abbiamo, questa malattia mentale. It is very hard for us to see those three as the root causes. In spite of that, we sometimes take them as the positive things. For example, say, we sometimes think anger is necessary to fight with others, to get the justice in society. Or sometimes we feel like attachment is necessary to improve our health. And also sometimes ignorance is necessary, but it is completely wrong. We can see it clearly how they serve as the basis of all the suffering. Noi forse veramente non lo realizziamo che attaccamento, rabbia e ignoranza sono cause della sofferenza.
addirittura difendiamo questi stati mentali, pensiamo che la rabbia è necessaria per difenderci contro i nostri nemici, che l'attaccamento forse è necessario per stare di buona salute, o che l'ignoranza serve per non essere sopraffatti. Allora giustifichiamo queste cose e non abbiamo veramente la chiarezza mentale per vedere che queste sono le cause delle nostre varie sofferenze. You can see in every kind of like negative action, these three, either of these three serve as the basis. Let us say, among the 10 non-virtuous actions, the first one is like the killing. There are many examples of killing. For example, say the hunter killed deer. When we check closely, what is the underlying intention of the hunter hunting the deer? It's obviously out of his attachment to the flesh of deer, or the skin of deer, or the horn, beautiful horn of deer. So this attachment, craving, serve as the basis, which like incite the hunter to kill the deer. Allora possiamo chiaramente vedere che alla radice di tutte le azioni negative ci sono queste afflizioni di l'ignoranza, attaccamento, rabbia. Per esempio parliamo spesso delle 10 azioni negativi. L'azione più negativa è uccidere un altro essere vivente. Se prendiamo l'esempio di un cacciatore che uccide un capriolo, qual è la motivazione? La motivazione è l'attaccamento, perché o vuole mangiare la carne, o vuole appropriarsi della corna, o vuole far vedere la trofea. Il trofeo. Allora è il suo attaccamento che fa soffrire l'animale e che lo spinge a fare questa azione negativa. And if you take another example like the fighting between the enemies and one killing another. So in that act of killing, the anger serves as the basis of that action. So in this way, whatever kind of negative action, you name it, there lies one of these three root affliction as the basis. So those three, those are the root causes, and the like the secondary root causes are like jealousy, hatred. They all comes in the same category. So they are the basis of all our suffering. If we clearly see them as the root causes of our suffering, then we should be able to fear about their nature, fear about their potential to like give rise to our suffering. If we really feel like intensely, then we like, if we have an intense, strong fear of those negative emotions, and at the same time, if we see the ability of Buddha to liberate us from this kind of negative emotion, then we will automatically take refuge in Buddha. I was a moment distracted by this noise. So where did you start? I started from. So if we clearly see those three root affliction as the root, and the secondary like jealousy, hatred. Ok, allora vediamo se possiamo vedere che queste tre afflizioni mentali, ignoranza, attaccamento e rabbia, sono alla radice delle azioni negative. Per esempio, anche se due persone si uccidono, spesso la causa è la rabbia, sono nemici, sorge tanta rabbia e si uccidono. Allora,
se vediamo questo e vediamo che queste tre afflizioni mentali, che si chiamano anche tre veleni mentali fondamentali, hanno anche poi una diversificazione, come c'è la gelosia, c'è l'avarizia, c'è altri veleni mentali. Se vediamo questo chiaramente, possiamo veramente sviluppare questa paura, che in qualche maniera è una paura ragionata, una paura sana, che riguarda queste afflizioni mentali. Poi chi ci salva da queste afflizioni mentali è l'oggetto del rifugio, il Buddha, attraverso i suoi insegnamenti. So this kind of generating fear is concerned only in this lifetime. In our text, it talks about the fear of falling into the lower realm when we come to the end of this life. It talks about falling into the lower realm in the next life. So out of fear of falling into the lower realm, then with that kind of fear, and also seeing the ability in Buddha, then this is the two causes to generate our taking refuge in the Buddha. E poi adesso abbiamo parlato solo paura che riguarda, solo della paura che riguarda questa vita, però diciamo anche che saranno anche vite future. L'esistenza nelle vite future dipende anche dalle nostre afflizioni mentali, dalle nostre azioni che abbiamo fatto in dipendenza al nostro stato mentale. Allora, il Buddha come rifugio può aiutarci, o è un rifugio sia per questa vita sia anche per le vite future. So, but I do not wish to discuss about it. I just wish to discuss the kind of situation that is within this lifetime. It is more easier for us to understand. So here, with these two point of causes, then we go into refuge, or we take refuge in the Buddha. So here, what does it shows is that when we take refuge in Buddha, it doesn't mean that we stay doing nothing and expect Buddha to do all things for us. We do not assume this kind of expectation. What we expect is Buddha teach us, show us the path, and we study that path and put our practice in those paths so that we can attain Buddhahood like Buddha himself. Ok, allora no, adesso non vorrei parlare troppo delle vite future perché è un tema a sé, forse non siamo tutti convinti delle vite future, però possiamo comunque dire che il Buddha è il valido rifugio. So the main point here, when we take refuge in Buddha, we do not expect. Poi no, cosa vuol dire poi prendere rifugio? Non vuol dire che ci affidiamo completamente, rimaniamo come siamo e aspettiamo il Buddha di salvarci. Allora non è del buddismo di aspettare la salvezza dall'alto. Piuttosto Buddha ci può salvare nel momento che pratichiamo il suo insegnamento. So it shows the importance of the capacity that we have, the potential. We call it the Buddha nature that all sentient being has. When one is shown the clear path toward liberation,
there's all kind of potential that one can practice and one can eventually attain the enlightenment. E poi possiamo rivolgerci allora al Buddha per il suo insegnamento, e dentro di noi abbiamo la capacità di seguire l'insegnamento. In questo senso si parla della natura di Buddha che abbiamo tutti quanti dentro di noi, che vuol dire che c'è un potenziale dentro di noi per comprendere e realizzare il sentiero o gli insegnamenti che il Buddha ha dato e diventare come lui. We can understand this capacity, this potential in two ways. One is like there are many group of like Tibetan Buddhism who consider the real Buddha, the Buddha itself, exists in each and every sentient being. It is only our negative emotion that clouded Buddha, that we cannot see it properly. This is the one way of looking at the Buddha nature in all sentient beings. And another way is to see the Buddha nature in all sentient beings like every sentient being, the very nature of their consciousness is like empty of inherent existence. So seeing this kind of nature help us to eliminate our destructive emotions. Allora, ci sono due modi di approcciarsi a questo concetto del potenziale del Buddha dentro tutti gli esseri. Anche nel buddismo tibetano c'è un gruppo che spiega così che tutti gli esseri viventi hanno questo potenziale del Buddha nel proprio continuum mentale, è come un Buddha quasi già esistente che per il momento è solo coperto da queste afflizioni o oscurazioni che abbiamo. E un altro modo di spiegarlo sarebbe che tutti gli esseri viventi che hanno una mente hanno anche la vacuità della mente, hanno la natura profonda della mente e la sua vacuità, e proprio se realizziamo questa vacuità possiamo trascendere tutte le afflizioni. Allora vedono il potenziale del Buddha proprio in questo aspetto della vacuità della mente di tutti gli esseri viventi. Are we running over time? It's 25 past 9. Okay, so took so much time. So I will tell one or two sentences briefly and conclude it, okay? So taking refuge is considered as the door or the entrance towards the Buddha's teaching or towards the Buddha path. Allora, concluderemo tra poco, vorrei dire un po' due cose. Allora, prendere rifugio viene considerato come l'entrata al sentiero buddista. It is proposed by the great master, the great Indian master called Atisha. Before that, the four seals are considered as the doorway or the entrance toward the Buddha teaching. Allora, questo il rifugio viene considerato come entrata da quando l'ho insegnato così Atisha, un grande maestro indiano che poi è andato in Tibet. Prima di quello si parlava dei 4 sigilli come entrata nel sentiero buddista. Okay, with that, I'm concluding here. If you have any questions. Allora, concludiamo qua e potete porre delle domande. Un attimo solo perché ci sono anche altre persone. Qua.
Allora potete chiedere. Sì, allora si stava parlando dei veleni che affliggono proprio la mente umana, no? E il buddismo, bene o male, gli insegnamenti del Buddha ti possono, diciamo, indirizzare alla sconfitta o almeno ad abbassare il livello di questi veleni, no? Ad esempio, c'è la possessione, c'è la gelosia, che sono tanto dentro gli uomini, secondo me, queste cose qua, uomini e donne, no? E per capirle è difficile combatterle. Tipo la gelosia, vabbè, la gelosia è tanta, per l'uomo, per una donna, perché è ricco, perché l'altro no. E come si fa almeno a livellarla, abbassarla questa gelosia, questa possessione? Seguendosi sempre gli insegnamenti del Buddha, ma se io non li so, Se tu non li non li conosco bene, gli insegnamenti. sì. Okay. So the question is, we were talking about this mental poisons or afflictions, and how they are the cause of all the suffering, and it's true, but they are so naturally, spontaneously manifesting inside us. Everybody has them. They're very difficult to overcome. They're very difficult to recognize. So you say, okay, we can overcome them by practicing the teachings of the Buddha. But if he doesn't know very well the teachings of the Buddha, what to do? First of all, we think, and also there are many scientific explanations, like those negative actions are our natural response to the environmental stimulus. Like in one way, it seems like a fact that it is our natural response to the natural, like, environment stimulus. But there is a way to get rid of those emotions. There is a way to eliminate them. The way to do is actually, first of all, it is important to identify when it is about to arise in our mind. This is done by, I think it takes some time, it takes some effort. The important thing is we spend some time to study in Buddhist texts about the emotion, about the different categories of emotion, so that it will be very easier for us to identify when it arises. And after succeeding in identifying this negative emotion, then there is a way to eliminate them. Because so far, since the time of Buddha until now, during that long time, about more than 2,600 years, there are lineage of the master who follow the same path shown by Buddha, and they succeed in achieving to eliminate those negative emotions, and they succeed to achieve the attaining of the liberation. This is done by, just as we talk about the selflessness, studying, contemplating many times, and then meditating on that selflessness, which split the very basis of all those negative emotions and help us to eliminate them. Allora, a noi sembra che queste afflizioni mentali o emozioni distruttive sono la reazione spontanea e naturale alle situazioni esterne. Però non è così, ci sono delle alternative. Però prima di tutto bisogna riconoscere queste afflizioni nella propria mente. Questo sarebbe il primo passo.
E per riconoscerli forse bisogna studiare un pochino, per esempio, temi come la psicologia buddista che elenca tutte le emozioni distruttive, eccetera, conoscere le loro definizioni, così come primo passo poi riconoscere quando sorgono. E poi sarebbe anche importante di studiare anche altri testi per convincerci che c'è un modo di eliminare attraverso appunto l'addestramento nella compassione, attraverso la saggezza che realizza il non sé, perché questa è la radice di queste emozioni. E se man mano comprendiamo questi insegnamenti, tagliamo anche le cause che producono l'afflizione. Do you have any question? Sì, Altre io domande? è la prima volta che mi approccio a questo tema, anche se lo conoscevo, ma lo conoscevo da esterno. Mi allaccio un po' alla domanda di Umberto. È chiaro che per poter arrivare a a rifugiarsi nel Buddha, al rifugio nel Buddha, abbiamo bisogno comunque di fare prima un cammino, di conoscere, di conoscenza della... Non so se... So it's the first time that she comes to a teaching like that, even though she has read a few things about Buddhism and so on. But she agrees with Umberto. Before you can take refuge, you should know a little bit more about it, about the significance of the teachings and so on. Sì, sarebbe utile di sapere un po' di più per poter rifugiarsi. La conoscenza. La conoscenza. E questo sarebbe un luogo adatto per la conoscenza. And in this place one can get some kind of knowledge about it. Una domanda? Posso fare una domanda io? Sì. Sentito? Ciao. Ciao. Io non ho capito bene che cos'è la via di mezzo. Quando ho parlato della via di mezzo, non ho capito che cos'è la via di mezzo. So you talked about the middle way, but that wasn't quite clear to her. What is the middle way exactly? It is very renowned about the view of Buddha, the ultimate view of Buddha. So we can talk middle way in terms of view or in terms of our daily conduct. So Buddha taught us middle way right from the time when he put lots of effort in seeking the truth. So adopting the middle way in our conduct is very important. We should not fall either extreme, the extreme of indulging in luxury or extreme of falling in great poverty, like depriving ourselves of like many facilities. If we can follow the middle of these two, it is very helpful for us as a practitioner to achieve our goal. So this is in terms of the conduct, and in terms of our view, the middle way is very, very important, because among the four schools, the Madhyamika school are the highest school. They are called, in literal translation, called the middle way school. So what do we mean by the middle way approach? Is it too much? No, I know. Okay, yes. So what do we mean by middle way approach in terms of view is that we should not fall in either extreme, the extreme of the right side and the left side. The extreme toward right side, so we can say the extreme of nihilism,
which view everything as non-existent, and the other side, the extreme of eternalism, viewing all things existing inherently, independently. So we should not fall in these two extremes, and we should be able to stay in the middle of these two, like seeing everything is devoid of inherent existence, independent existence. At the same time, everything exists in the way they are merely imputed. So this is the middle way. Spesso l'insegnamento del Buddha viene chiamato la via di mezzo, però infatti ci sono due aspetti a questa parola via di mezzo. Un aspetto è che il Buddha ha insegnato la via di mezzo in termini del comportamento. Ha insegnato che uno stile di vita pieno di lusso non è di beneficio, però nemmeno le austerità troppo severe. Allora, per avere le condizioni favorevoli per il sentiero, bisognerebbe avere un approccio della via di mezzo nel proprio stile di vita o nel proprio comportamento. Allora, senza essere attaccati a delle ricchezze, però nemmeno a uno stato di grande austerità. Allora, questa è una interpretazione. L'altra interpretazione riguarda la visione filosofica del buddismo, dove si dice il Buddha ha cercato la via di mezzo tra due estremi filosofici. Un estremo sarebbe di prendere le cose come esistenti come appaiono, allora si crede che le cose esistono come qualcosa di concreto, di qualcosa che esiste dal suo lato indipendente, eccetera, come appaiono. Questo sarebbe un estremo. L'altro estremo sarebbe che si dice alla fine niente esiste, tutto è fatto solo una creazione della mente, non esiste veramente. Invece la via di mezzo che sarebbe giusto è di dire che tutti i fenomeni esistono, però non in modo inerente, non in modo autoesistente, esistono come entità interdipendente o meramente denominato. Queste sono le due interpretazioni della parola via di mezzo. Facendo un passo indietro alla sofferenza che si parlava prima, di prendere coscienza e di cessare la sofferenza, però hai usato la parola in modo non indipendente 3 volte e non l'ho capito. Okay. So when you talked about the Four Noble Truths, yeah, and then you repeated 3 times, and in the end you said it has to be realized, but not in interdependent way. So he didn't get that. Yes. So this is so it is very related to the middle way approach. Anche questo, allora, I repeat the question, no? Allora la domanda era di dare un'altra spiegazione a come le 4 nobili verità sono anche da realizzare in modo, allora, la loro dipendenza deve essere realizzata. Thinley dice che infatti questo è molto legato alla questione di prima, alla via di mezzo. So here, at the third time, when Buddha taught about the Four Noble Truths, he began by the truth of suffering. Although the truth of suffering is to be realized, but they are not to be realized independently.
So what does it mean is truth of suffering is to be realized as mere impotently, not to be realized as existing substantially, existing inherently. So here is it will be very clear if you talk about the very nature of suffering. When we feel suffering, do it exist out there objectively or independently? What do you think? Allora, era la terza volta che il Buddha insegnava quattro nobili verità e rispetto alla prima nobile verità diceva la verità della sofferenza deve essere realizzato in modo interdipendente o che è dipendente. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che la sofferenza non esiste in modo concreto dal suo lato inerente, eccetera. Sì. Your question was? Yes. So when we, so my question is the suffering, is the feeling of suffering exists objectively out there, independently or not? Per esempio, la vostra esperienza di sofferenza esiste oggettivamente, inerentemente, concretamente, indipendentemente fuori? What do you think? Fuori da dove? Fuori da noi, indipendente? No. No, it doesn't exist in that way. So how does it exist? In che modo esiste? Perché la sento io, magari una persona vicina non la sente. Because I feel the suffering. Somebody who's close to me maybe doesn't feel it, so it's not something objectively existing out there. Okay, fine. Although it is not objectively out there, but does it exist independently? Does it appear independently, absolutely to you or not? Allora, ok, questo è vero, però secondo te esiste in modo indipendente, concretamente? No, concretamente no. Doesn't exist concretely. Why? So, Perché? Perché può essere un'emozione che vivo magari con una situazione e magari da un giorno all'altro magari la posso anche rimuovere se risolvo, se la riesco a farla cessare. So suffering can be an emotion that arises in a certain context and then can also disappear, or if I realize something, it can dissolve. Diventa come un'afflizione da superare. Any suffering can be kind of like a momentary affliction that one can overcome. Exactly. It is momentary, but even though it is momentary, but it can still appear as absolutely. Allora è giusto che la sofferenza ha questo carattere di impermanenza e succede nel momento, però comunque la sofferenza potrebbe avere questo senso che è qualcosa di assoluto per noi. So let me put it in this way. While the suffering is obvious to us, while it before it disappears, while it is obvious, does it exist absolutely or not? Allora, nel momento che la sofferenza è ancora presente, prima che sparisce, in quel momento ci appare come qualcosa di assoluto? Sì, ci appare qualcosa di
che prende tutto la vita, diciamo, in un senso. Yeah, sometimes it feels that the suffering is completely overwhelming you and covers all of your life. Yes, exactly. So during that time, it appears to us as absolutely existent. Allora, in quel momento appare a noi come qualcosa che esiste in modo assoluto. But in reality, it doesn't exist in this way. It exists relatively, like it exists in this way, referring to other kind of feelings. If we have the feeling more severe than that suffering, then this suffering seems as normal suffering. Sì, allora appare in questa maniera come qualcosa di assoluto, però non esiste veramente così, perché appare per esempio molto grande in relazione a una sofferenza più piccola, però se abbiamo una sofferenza ancora più grande, questa si ridimensiona, per esempio. So the experiment that we did in other days, I hope it helps to make it clear. Make it clear that the suffering, when it was obvious, it does not exist absolutely. It exists merely referring to other kind of feeling that we have. So referring to those kind of feeling, it seems to us as a suffering, but it does not exist as a suffering absolutely. So the kind of experiment is like that. We place 3 balls of water. One water is lukewarm in temperature. Another one hot enough, warm enough. And the other one is cold water. There's 3 different kind of water. And we take one student, like one person with his eye blindfolded, and the person does not know which one is the hot water, which one is the cold one. So we take his hand and put it in one of the bowl which has like cold water, and then we put that hand in the lukewarm water and ask what's the temperature of the second bowl. And the response is, he said, it is warm. And we take another participant, took his hand and put it into hot water, and again put it in the lukewarm water, and asked his response of the temperature of the next bowl. And he said, it is cold. And we take the last person and take his hand and put it in the lukewarm water and ask what is the temperature of it. And he said, it is neither warm nor cold. It is like normal. But the 3 different participants, they are telling the temperature of the same ball, but each got a different kind of response. One say it is hot, one say it is cold, and the last one say it is medium, neither cold nor hot. So what does it show? It shows that the temperature, feeling of temperature is not exists absolutely. It all exists referring to other kind of temperature. Allora, il punto che vogliamo fare è che, per esempio, la sofferenza non esiste in modo assoluto, però esiste sempre in relazione a qualcos'altro o paragonando a qualcos'altro, allora in modo relativo. E per illustrare questo abbiamo già parlato di un esempio che vorrei ripetere, un esempio che viene dalla ricerca scientifica, dove hanno messo 3 recipienti con acqua davanti alle persone che avevano gli occhi bendati, e questi contenitori uno aveva acqua fredda, l'altra acqua tiepida e acqua calda, no? Allora mettevano la mano della prima persona bendata, che non sapeva
niente di che cosa si trattava, mettevano la mano nell'acqua calda e poi nell'acqua tiepida e chiedendo ma la seconda acqua quale temperatura aveva? E questa persona diceva fredda. Poi seconda persona mettevano la mano della seconda persona prima nell'acqua fredda e poi nell'acqua tiepida e questa persona descriveva l'acqua tiepida come calda. E la terza persona mettevano la mano direttamente nell'acqua tiepida, chiedevano è fredda o calda e lui diceva o lei diceva né uno né l'altro. Allora, quale percezione è giusta? Tutte e tre persone avevano una definizione diversa, un'esperienza diversa da del stesso contenitore d'acqua, però a causa della relazione a quello che era prima, tutti avevano delle percezioni molto diverse. So it clearly shows whether it is the feeling of suffering or the feeling of warm or cold. It all exists referring to the other kind of feeling. It does not exist absolutely there. So when Buddha taught the third time of the truth of suffering, when he said, although the truth of suffering is to be realized, but not to be realized absolutely. So he meant that truth of suffering should be realized referring to the feeling of other. It should not be realized absolutely. Again, like taking out all the other reference point. We cannot realize the feeling when we take out all the reference point. Allora, come è vero per l'acqua, anche è vero per la sofferenza. Allora, se definiamo qualcosa sofferenza è sempre con un altro punto di in paragone con qualcos'altro, relativa a qualcos'altro, no? La sofferenza in modo assoluto non esiste. E in questa maniera il Buddha diceva quando la verità della sofferenza deve essere realizzata, dobbiamo capire che non esiste in modo assoluto, perché la sofferenza stessa è sempre legata, o l'esperienza della sofferenza è sempre legata a altri punti di riferimento, è sempre relativo. There is a famous Tibetan saying relating to this one. In Tibetan, it is called "Yurmu mena ngarmu tamche changjang." So what does it mean is, if there is no taste of sour, the taste of sweetness will be tasteless. So, allora c'è un proverbio tibetano che lo illustra, lui l'ha detto in tibetano, io non ripeto, e dice senza il sapore dell'acido, il sapore del dolce non esiste. Se non c'è paragone non si sa se è... If you don't have any other reference point, you cannot compare, so it becomes no, yeah. Exactly. Without reference point of sour, we cannot realize the sweetness as sweet. Senza avere un altro punto di riferimento, come per esempio l'acido o l'amaro, non possiamo parlare del dolce. If we know this kind of fact, then we are a little closer to realizing the view of Shunyata, selflessness. Se capiamo questo, siamo già un passo avanti verso la comprensione della vacuità o del non sé o Shunyata in sanscrito. Shunyata or selflessness. Se non c'è amore non c'è odio e così via. If there's no hatred, there's no love and so on. I think yes, there's also relation to it.
Sì, Yes, anche questo è vero. Poi io non l'ho mai sentita una volta parlare di amore nel buddismo, come lo intendiamo noi. Non è che fa parte della compassione. Perché noi Come lo intendiamo amore per intendiamo la noi, famiglia, cosa per i intendi tu? figli, Amore affettivo di coppia? per i figli, per la famiglia, per un amore in generale, ok? Mhm. Non solo limitatamente. Allora, sì, in Buddhism, he has never heard that people talk much about love, love in the sense that the love you have for your children, that you have for your family. You often hears about compassion, but not so much about love. Yes. To generate compassion, the very primary causes. I want to make some light. The primary cause of generating compassion is loving kindness. So it is always mentioned in the text, in the great text. And also we talk a lot about it. Without loving kindness, it is impossible to generate compassion. Even in the four immeasurable, we talk about, the first one is the immeasurable of compassion. The second one is the immeasurable of love. Third one is immeasurable of joy. And the last one, immeasurable of equanimity. Love and compassion always go hand in hand. They are like the two aspects of one coin. Ma infatti si parla spesso anche dell'amore, perché per esempio quando si parla della generazione della compassione, come preliminare alla compassione si parla della amorevole gentilezza come uno stato mentale che è sulla scala verso la compassione. E poi anche meditiamo spesso sui quattro pensieri incommensurabili e uno di questi pensieri è l'amore incommensurabile, che è il desiderio di vedere tutti gli esseri felici. Infatti spesso vengono insieme amore e compassione. Esatto, era un po' quello che volevo capire. Okay. Even the future Buddha, we call it the fifth Buddha. That is the name of that Buddha is Maitreya. He is known for his love. So when he was in the ordinary stage as a sentient being, his name is love. Even when he attained the 10th spiritual path, still he maintained the same name. And even after attaining the enlightenment, he still carried the same name, the name as a loving kindness Buddha. Infatti si parla anche spesso del quinto Buddha, che sarebbe il Buddha del futuro, che si chiama Maitreya. E il suo nome effettivamente vuol dire amore. Quando prima nelle sue vite precedenti, quando non era ancora un Buddha, si chiamava già amore, poi come Buddha si chiama ancora amore. Allora il suo nome significa già questa qualità. Grazie. Thank you, thank Thank you. you. Okay, good night. Thank you, buonanotte. Buonanotte. Grazie. Grazie a voi. Buonanotte.